Anche se non ci hai mai giocato, di sicuro conoscerai StarCraft, una delle pietre miliari dei videogiochi. Bene, oggi ti parlo di StarCraft e della gestione del tempo. StarCraft è un gioco giocato in tutto il mondo, anche a livello professionale. I professionisti sono veramente impressionanti, assolutamente irraggiungibili, però anche noi comuni mortali possiamo comunque migliorare il nostro modo di giocare. Ciò che è importante in StarCraft, infatti, è essere veloci, organizzati e saper gestire bene il proprio tempo. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui parleremo sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Allora, se sei un maniaco del controllo, StarCraft è il gioco che fa per te. Durante le tue partite dovrai conoscere bene la razza che hai scelto di giocare, conoscere bene la mappa, conoscere bene il territorio, dove andare a cercare i minerali. E dovrai saper gestire al meglio tutte le azioni e tutti gli spostamenti di tutti i tuoi elementi. Ma ciò che determinerà la tua vittoria oppure no sarà la tua capacità di pensare ad una strategia in maniera veloce e saper gestire il tempo e le risorse meglio del tuo avversario. Nella mia intensa esperienza in StarCraft, appassionata, non sono come i professionisti assolutamente, faccio un po' schifo ma non troppo. Comunque il mio gioco dall'inizio ad oggi è cambiato molto, è migliorato molto. Dicevo, nella mia intensa esperienza a StarCraft ho capito delle cose che mi hanno aiutata molto a migliorare il mio gameplay e che si possono applicare anche per riuscire a migliorare la gestione del tuo tempo. Allora, numero 1, velocità ed efficienza. I primi minuti di gioco sono davvero importanti, devi riuscire a incastrare bene i tempi, a gestire bene le risorse e riuscire a costruire le unità di base nella maniera più veloce possibile. Questo ti assicurerà di partire in vantaggio rispetto al tuo avversario. A meno che il tuo avversario non abbia presumibilmente fatto la stessa cosa, in questo caso semplicemente non partirai in netto svantaggio. Ecco quindi che parte la lotta contro il tempo, che noi gamer giocando a StarCraft conosciamo molto bene e soprattutto che tutti noi gamer o non gamer conosciamo molto bene nella vita. Allora, adesso ti parlo di come ho capito come affrontare questa fase iniziale del gioco. Nella mia intelligentissima intuizione ho deciso di iniziare a giocare a StarCraft saltando completamente la campagna e iniziando direttamente con le partite contro il computer o contro il LAN con mio marito. Capirai che è andata malissimo. Non sapevo la funzione delle varie strutture, non sapevo le differenze tra una razza e l'altra, non sapevo nemmeno come si facevano le cose di base. Insomma, morale della storia, non saltare il tutorial. Parti sempre dalle basi, o sarà un disastro. Arrivando al sodo, in questa fase iniziale, la cosa che devi fare è smettere di fare tutte le cose inutili. Devi fare quelle importanti, devi fare quelle urgenti. È inutile star lì a concentrarsi a fare forge, trasformare il vivaio in un alveare o cose del genere se non hai ancora una squadra di combattenti pronti a difenderti. In questo modo sono morta tantissime volte, io lì concentrata a costruirmi la mia bella base e il nemico con 3 unità viene e mi distrugge tutto perché ancora non ho preparato qualcuno con cui difendermi. Quindi, se come me hai provato a bypassare la campagna, fai un passo indietro e riparti dal tutorial, riparti dalle basi. La base è che si fanno prima le cose importanti e solo se avanza tempo si fa il resto. Lo so che è una cosa scontata, è ovvio che ognuno dovrebbe partire dalle cose importanti e poi fare il resto, ma perché non lo si fa davvero? Questo perché non abbiamo l'organizzazione della giornata. Quante volte ti ritrovi con 1000 cose arretrate e ti ritrovi a chiederti ma che cavolo, ma perché ieri invece di guardarmi 17 episodi non mi sono messo a fare quelle cose? Perché ti manca il senso della priorità. Inizia a capire quali sono le tue priorità e a cosa devi dare la precedenza. E poi togli tutte le distrazioni e inizia realmente a farlo. Concentrati su quello che devi fare, individua tutto ciò che ti distrae, tutto ciò che ti fa perdere tempo e toglilo. Bene, e una volta fatta questa cosa di base, dobbiamo iniziare a fare le cose meno di base. Quindi ora dobbiamo decidere una tattica a seconda della razza che hai scelto e della mappa in cui sei. Quindi pianificazione e ottimizzazione. Insomma, devi essere veloce, ma non devi ignorare la qualità delle cose che fai. Fallo e fallo fatto bene.
Allora, quando ti senti sommerso dalle cose da fare, siediti, prendi un foglio di carta e una penna e scrivi una to-do list omnicomprensiva. Una cosa che comprende sia i tuoi piani per il futuro, sia le tue commissioni da fare, sia le cose che devi fare in casa, il coccolare il gatto, il dare da bere alle piante, fino ad arrivare alla conquista del mondo. Una volta che avrai scritto tutto, allora avrai a grandi linee un'idea di ciò che ti aspetta. Beh, non ti rimane che decidere cosa fare con tutte quelle cose da fare. Guarda la tua lista e punto per punto decidi se quella cosa intanto va fatta o va eliminata. E se va tenuta, cerca di capire qual è il migliore modo per farla. Se l'hai sempre fatta in un modo, non significa che quello sia il migliore, significa che magari non ti sei mai fermato a pensarci, ma cerca di ottimizzare quell'attività e, ancora meglio, e se possibile, cerca di automatizzarla. Insomma, quando giochi a StarCraft e dai il comando ai tuoi droni, alle tue sonde, loro faranno quello che gli dici di fare in autonomia e continueranno a fare quell'attività finché non darai un nuovo comando. Allo stesso modo, ci sono delle cose che anche nella nostra vita possono essere automatizzate. Per esempio, un po' di tempo fa ho parlato con una mia collega e questa mia collega va a pagare le bollette in posta. Io sono rimasta stupita, ho detto, ma cavolo, io non entro in una posta da 10 anni, penso. Quella è un'attività che può essere automatizzata, fai la domiciliazione, non ci pensi più e quella mezz'ora che passi in posta è una mezz'ora che tu recuperi per fare qualcosa di più interessante, per fare qualcosa di più utile. Questa cosa vale anche per molte altre attività che ognuno di noi ha personalizzate nella propria vita. Poi, per quanto riguarda l'ottimizzazione, pensiamo a una partita a StarCraft. Di certo ci sarà comodo, oltre che conoscere bene la nostra razza e conoscere bene la mappa in cui stiamo andando a combattere, ci è anche utile capire di che razza è il nostro nemico, per sapere se punta sulla velocità, sulla potenza o sul bilanciamento di tutte e due. Certo, potresti andare a cercare il tuo nemico attivamente, come molti fanno, e scoprire quell'incognita. Questo però non sempre è possibile e non sempre noi siamo così bravi da riuscire a gestire l'esplorazione di un'intera mappa mentre facciamo anche tutto il resto. Quindi insomma, se non è possibile scoprire queste incognite, invece che pianificare sulla base di informazioni che non abbiamo, concentriamoci su quello che già abbiamo. Insomma, quello che voglio dire è che spesso nella vita si tende a preoccuparsi delle incognite, delle cose che forse potranno succedere, forse potranno non succedere. E insomma, alla fine andiamo a preoccuparci di ciò che non sappiamo invece di contare sulle informazioni che sappiamo per certe. In questo modo perdiamo il nostro vantaggio. Quello che voglio dire è che nella vita sicuramente incontrerai degli ostacoli e va bene preoccuparsene. Ne ho parlato anche in un recente articolo in cui ho scritto sulla Premeditatio Malorum e su Tarsis, di cui sicuramente in futuro farò un video, ma non divaghiamo. Ok, va bene preoccuparsi del futuro, però per quanto riguarda la gestione del tempo e l'organizzazione è molto più efficace puntare sulle informazioni che già hai, invece che ipotizzare quelle che non hai. Allo stesso modo, ottimizza le risorse che già hai invece di star lì a fantasticare su quelle che potresti avere. Bene, siamo arrivati ad un certo punto della partita. Le costruzioni di base le abbiamo, la tattica l'abbiamo scelta. Ora dobbiamo iniziare a pensare al bilanciamento tra attacco e difesa. Se concentri le tue azioni sul costruire una base impenetrabile e proteggerla al tuo meglio, sappi che probabilmente questa strategia non funzionerà. Ci ho provato un sacco di volte e sono stata distrutta un sacco di volte. Questo perché mentre tu investi sulla difesa del tuo territorio, il tuo nemico sta investendo nel creare delle unità per andare a distruggere il tuo territorio. Prima che tu possa ultimare tutte le tue preparazioni, tutti i tuoi preparativi difensivi, il tuo nemico avrà già costruito un bel esercito e sarà già venuto a distruggerti. Se invece al contrario concentri tutto sull'attacco e lasci completamente scoperta la tua base, è vero, probabilmente farai grandi danni al tuo nemico, ma lui può venire lì con 3 unità e distruggere tutto. E non avrai più una base a cui tornare. Morale della favola: devi bilanciare bene le tue risorse e le tue energie e scegliere accuratamente come utilizzarle. Se lasci che il tuo tempo scorra passivamente e non fai nulla per prendere in mano la tua vita, qualcuno prima o poi lo farà per te. Potresti essere un raro fortunato che ha incontrato una persona amorevole che si prende cura di te e agisce sempre nel tuo interesse. È molto più probabile però che tu ti imbatta in un manipolatore che prende il controllo della tua vita, monopolizzerà il tuo tempo e pian piano anche le tue scelte.
D'altro canto, se punti ad essere sempre super produttivo e super attivo, rischi di non goderti più la vita. Insomma, è giusto essere produttivi e gestire al meglio il proprio tempo e le proprie risorse, ma è anche giusto prendersi dei momenti di pausa in cui riposare e rinascere. Ciò che è sicuro è che qualunque cosa tu stia facendo, prima o poi il tuo nemico verrà ad attaccarti, quindi è meglio anticiparlo. Fallo preparando sia l'attacco che la difesa. Quindi, insomma, impara a gestire il tuo tempo, a organizzarti, a pianificare e a ottimizzarlo. Ma sappi anche, impara anche ad avere ben chiaro qual è il tuo modo per riposare, qual è il tuo modo per riprenderti e svagarti. Insomma, sii produttivo e organizzato, in modo da non dover mai fare le cose di corsa o alla cieca. Ma non dimenticarti dei tuoi bisogni e di prenderti anche cura di te stesso. Bene, io per oggi mi fermo qui, spero di averti dato dei consigli utili e se il video ti è piaciuto metti un mi piace, condividilo e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.